Non abbiamo fatto in tempo a parlare di Nano Banana che, boom, è già arrivato il suo plugin per Photoshop. Attenzione, questo non è un plugin ufficiale di Adobe, ma è già pronto per portare Nano Banana direttamente dentro Photoshop, trasformandolo in uno strumento davvero utilizzabile anche in contesti professionali. Nel mio ultimo video molti di voi avevano scritto nei commenti: sì, bello, ma se resta solo sul web non è utile per lavori veri. E io ve lo avevo detto, ve lo ricordate? Era solo questione di tempo. E infatti, eccoci qui, con un plugin che rende tutto più veloce, fluido e integrato nel cuore di Photoshop, usando gli strumenti che già conosciamo. Negli ultimi giorni questo plugin ha fatto passi da gigante. Il 7 settembre infatti è entrato ufficialmente a far parte di Astria, che si occuperà di svilupparlo ulteriormente. Poi, il 9 settembre è uscita una versione aggiornata, più facile da installare direttamente tramite Creative Cloud. E il 12 settembre è arrivato un update enorme, la versione con Seedream 4.0, che porta le modifiche in 4K e introduce finalmente il supporto alle maschere di livello, perfette per un controllo preciso durante l'editing. Se volete saperne di più su Seedream vi rimando al video che trovate sul mio canale, non perdetevelo. Il bello di questo plugin comunque è la naturalezza con cui si integra nel flusso di lavoro. Si seleziona l'area da modificare con gli strumenti di Photoshop, si scrive il prompt e in pochi secondi si ottiene un risultato sorprendente, con luci, ombre e materiali perfettamente coerenti. È possibile persino utilizzare un colore campione per modificare gli elementi, oppure caricare foto di riferimento per sostituire gli oggetti nelle immagini. E se serve più definizione c'è l'opzione di upscaling. La cosa interessante è che, come vi dicevo, non c'è solo Nano Banana. Con il plugin si può accedere infatti anche a Seedream e a Flux Context, che è perfetto per edit contestuali, tipografia e illuminazione, mentre Nano Banana per esempio resta la scelta ideale per modifiche veloci e precise. E sì, funziona sia su Windows che su macOS. Rispetto al Generative Fill di Adobe, le modifiche sembrano molto più precise, come parte integrante della foto, senza quelle proporzioni strane o dettagli naturali che spesso vediamo con altri strumenti. Naturalmente qualche piccolo accorgimento aiuta, meglio fare selezioni leggermente più ampie, così lei ha più contesto per lavorare. E se qualcosa non è perfetto, nessun problema, ogni modifica viene applicata come nuovo livello con maschera, così si può rifinire tutto a mano. È incredibile vedere questi nuovi modelli AI già integrati così bene in Photoshop. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un tutorial più dettagliato, dove proviamo insieme le AI e vediamo concretamente come funziona. Intanto, come sempre, sono curiosissima di sapere la vostra opinione. Scrivetela nei commenti, così possiamo confrontarci e continuare questa discussione insieme. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le prossime novità. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!